Oggi vi faccio vedere come preparare curry udon. Sulla miniatura ho scritto curry udon, ma in giapponese pronunciamo curry udon. Riso e curry alla giapponese, che si chiama curry rice, è uno dei piatti più amati dai giapponesi. Ho già postato video ricetta, metterò il link. Nella questa videoricetta, invece di riso, vi faccio vedere con udon e noodle grosso giapponese che è molto popolare. Gli ingredienti sono il dado di curry giapponese, polvere di dashi, udon fresco, olio di semi, salsa di soia, mirin, hichimi togarashi che è 7 spezie giapponese, pecora di patate, il curry e polvere di curry, cipolla, funghi shiitake e cipollotti e coppa di maiale. Gli ingredienti e dei dosi potete vedere nella descrizione come al solito. Sto per fare da una porzione. Apriamo questa scatola, dentro c'è il dado di curry alla giapponese, si può dividere intanto a metà e poi aprendo questa scatoletta c'è un blocco unico, però si può rompere in quarto e per una porzione andiamo a usare solo uno di questi 4, circa 25 grammi. Lo tagliamo sottili, così dopo per cucinare si scioglie subito. Usiamo un quarto di una cipolla, circa 30 grammi, e tagliamo 2 o 3 mm di sottilezza. Abbiamo un fungo shiitake, tagliamo gambo, eliminiamo estrema del gambo, tagliamo 2 o 3 mm di sottilezza. Anche il cappello del fungo, io lo avevo in frigo, quindi sto usando, però potete anche non usare funghi shiitake. Importante utilizzare carne e cipolla o carne e cipollotti, e poi anche coppa di maiale. Potete utilizzare coscia di pollo invece di maiale. Abbiamo 30 grammi di cipollotti, parte bianco e parte verde chiara, tagliamo grossolanamente 3 o 4 mm, e poi quella parte sopra, quella parte verde, e una parte teniamo e tagliamo sottilissimo che mettiamo alla fine. Abbiamo 50 grammi di coppa di maiale tagliata circa 2 mm di sottilezza da macellaio e taglio 3-4 cm di larghezza. Naturalmente non possiamo comprare 50 grammi solo da macellaio, io compro 3 etti, 5 etti, pacchetto con la pellicola un etto ciascuno e congelo. Sulla sinistra potete vedere una pentola con acqua calda che sto preparando. Alla destra abbiamo una padella profonda. Se fate per 2 porzioni, 3 porzioni, fate con wok un po' grandina. Allora ho messo un cucchiaino di olio di semi, ho acceso il fuoco vivace. Quando si è scaldata la padella mettiamo cipollotti, cipolla e funghi shiitake. Dopo una mescolata aggiungiamo coppa di maiale e rosoliamo sia carne che verdure e funghi. Abbassiamo il fuoco a medio-basso. Mettiamo un quarto cucchiaino di polvere di curry. Questa non è fondamentale, se non avete non importa, è importante avere il dado del curry giapponese per questa ricetta, ma fa ancora buon profumo del curry. Mescoliamo un po', così facciamo indossare tutto il profumo del curry a tutti questi ingredienti. Aggiungiamo 300 ml d'acqua e alziamo il fuoco al massimo. Quando comincia a bollire l'acqua aggiungiamo 25 grammi del dado del curry giapponese. Abbassiamo il fuoco al minimo. Lo sciogliamo il dado del curry mescolando. Aggiungiamo un cucchiaino di mirin e mezzo cucchiaio di salsa di soia e anche mezzo cucchiaino di polvere di dashi.
Dashi sarebbe brodo giapponese. In questo caso sto usando dashi del tonnetto essiccati. Mescoliamo un po'. Spegniamo il fuoco momentaneamente perché andiamo a aggiungere un cucchiaino di fecola di patate sciolta con un cucchiaino di acqua, stessa quantità. Mescoliamo bene bene e poi mescolando, in questo caso con la sinistra, sto facendo cadere delle gocce di questo liquido e continuiamo a mescolare. In questo modo non creano delle palline e non sbagliamo. Dopo che abbiamo mescolato molto bene, riaccendiamo il fuoco al massimo o medio. Praticamente andiamo a addensare e poi stesso tempo cuciniamo fecola di patate. Molto importante mescolare continuamente. Quando cominciano a creare delle bollicine vuol dire che comincia a bollire e cuciniamo un altro 1 minuto. Spegniamo il fuoco, lessiamo con acqua bollente una confezione di udon. Li troverete bei compatti. In realtà più che lessarli andiamo a sciogliere perché sono proprio un blocco e sciogliamo e scaldiamo per non morbidirli più possibile. Cerchiamo di mantenere questa acqua più calda possibile, quindi chiudiamo il coperchio. Questa operazione cerchiamo di finire in breve tempo. Un po' prima di tirare su gli udon cominciate a riscaldare questa zuppa. Tiriamo su udon, mettiamo nella ciotola grande e profonda. Mettiamo questa zuppa di curry sopra udon e mettiamo cipollotti parte verde tagliati fini fini e anche 7 spezie giapponesi shichimi togarashi. Ecco, nostro curry udon è pronto. C'è un buonissimo profumo pazzesco, ricetta semplicissima e molto veloce da poter fare e spero che potete trovare questi ingredienti. Questa ricetta preferivo di fare con udon fresca perché grossezza rispecchia molto udon giapponese, invece udon secchi che qua trovo in Italia sono molto sottili, però è buono lo stesso se volete provare anche quelli secchi. E poi vi ricordo che tutti spaghetti noodle giapponesi, soba, udon, noodle giapponese, cinese per ramen, contengono già sale, quindi non mettete il sale nell'acqua. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like, iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è in questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato, tipo amante di zuppa, amante di curry e amante di udon. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ringrazio soprattutto chi sono già iscritti al mio canale. Grazie al vostro supporto io posso andare avanti, mi spinge di creare nuove video ricette perché so che ci siete voi. Grazie ancora. Allora ci vediamo prestissimo con prossima ricetta. Ciao a tutti!